Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di giugno 2024. Ok, abbiamo la carta del mondo, amici dell'Aquario. Potrebbe essere vicino al raggiungimento di qualche risultato, la conclusione di qualche ciclo. Per qualcuno potrebbe far riferimento anche a un trasferimento, a un viaggio, a uno spostamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Nel caso non sappiate come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 e anche per quest'estate. E poi trovate il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Andiamo a vedere un po' che energie ci sono da un punto di vista romantico, ragazzi. Abbiamo l'appeso, re di bastoni, 8 di bastoni, la stella, asso di pentacoli e cavaliere di spade. Allora, questa lettura, ragazzi, va bene per chi ha già una relazione da molto tempo, per chi ha una relazione di breve durata e anche per chi è in una fase iniziale di una relazione. Però diciamo che fanno riferimento al clima romantico. Se volete avere altre informazioni su quelli che sono gli affetti, quindi amici, famiglia, oppure se siete single, io ho già pubblicato queste letture e le trovate online nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora, un'ultima cosa, in questa lettura parlerò delle vostre energie e delle energie dell'altra persona, ma potrebbe essere che le sentiate invertite. Partiamo da questo appeso. Qui sento che c'è come una sorta di momento di stand-by. Quando c'è l'appeso in realtà è come se ci fosse la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere. Abbiamo un fante di bastoni, nuovamente l'appeso, facciamo così, ok, e un 2 di bastoni. Allora, potrebbe far riferimento a un qualche tipo di decisione che dovete prendere, qualche tipo di magari progetto che volete affrontare. Andiamo a vedere il re di bastoni. Eccolo qua, il mondo è un 4 di spade. Potrebbe essere il compimento di un ciclo di guarigione, di un ciclo di isolamento o di riposo anche, perché effettivamente con la carta dell'appeso c'è un periodo di pausa, diciamo di lentezza. Andiamo a vedere l'8 di bastoni.
ruota della fortuna e torre. Uh. Cambi, ragazzi, cambi in vista. Allora, quello che sento per il momento è, beh, direi una bella energia tra voi due, sia che la relazione, adesso vi dico un po' l'energia generale, poi farò i vari esempi se siete in una relazione agli inizi piuttosto che di vecchia data e via dicendo. Però io ho come la sensazione che nella seconda settimana di giugno, nella seconda, scusate, parte di giugno ci sarà questo mondo, quindi questo completamento, piuttosto che questo viaggio, piuttosto che questa chiusura di ciclo. Devo dire, ehm, lo sento molto come uno spostamento, un trasferimento o un viaggio, come vi dicevo prima. Potrebbero anche essere le vacanze, per esempio, ragazzi, non so, però qui ho come l'idea che ci sia qualche cosa che bolle in pentola e che voi ancora non sappiate. E come potrebbe essere per qualcuno che l'altra persona stia organizzando un cambio che vi dirò, da un lato potrebbe essere positivo, dall'altro un po' meno, perché qui abbiamo sia la ruota della fortuna che parla di cambi positivi, sia la torre, che è una carta che parla di crolli, crolli di situazioni, crolli di certe dinamiche, crolli di certe certezze, però essendoci la ruota della fortuna, non lo so, penso che sia un cambio che voi non vi aspettate, questo è garantito, però in realtà è un cambio positivo, anche perché dopo la torre, dopo che si distrugge, c'è la possibilità di ricostruire. Però c'è anche la ruota della fortuna e questo mi fa ben sperare. Andiamo avanti, vediamo la stella. Asso di pentacoli che avete già qui. E la carta della luna. È come se ci fosse un qualche tipo di obiettivo, un qualche tipo di desiderio, magari per qualcuno è anche proprio un sogno, considerata la luna e la stella. È come se ci fosse allora, con l'asso di pentacoli è un nuovo inizio effettivamente, o perlomeno si sta puntando a questo nuovo inizio. E vi dico ci sta perché qui abbiamo due carte del mondo che parlano appunto di chiusura e due assi di pentacoli, come se ragazzi in questo periodo finisse una qualche questione che magari è rimasta un po' così in stand by fino a questo momento e ho la sensazione che dalla seconda metà di giugno in poi questa situazione o questa relazione prenda come una spinta. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 4 di coppe e regina di bastoni. Datemi una carta per la regina. Ho come l'idea, ragazzi, che qui probabilmente vi aspettiate o abbiate bisogno di una specie di spintarella per fare le cose e le carte vi suggeriscono di essere voi a fare invece il primo passo, di essere voi di cercare di muovere le cose o la situazione, di non stare più in questa fase di appeso, di fermo, ma di trasformarvi in questo cavaliere di spade che è colui che va per la sua strada determinato e non guarda in faccia nessuno e va per ottenere i propri obiettivi. Andiamo a vederlo. È come se vi dicessero che dovete diventare più intraprendenti.
matto, ecco, infatti è come se vi doveste lanciare, e 5 di coppe. Datemi un'altra carta per il 5. Guardate, io credo che qui mi viene anche un po' da guardare questo 2 di bastoni, la ruota della fortuna e la torre, il 5 di coppe e la morte. Ho la sensazione che allora, voi siate in una situazione di fermo, di attesa, di aspettativa o cose per lo stile. E c'è questo 2 di bastoni di cui vi stavo parlando prima, è come se ci fosse una sorta di indecisione su come muoversi, su cosa fare. Mentre vi dico che l'altra persona, secondo me, sta tramando qualcosa, tra virgolette. Potrebbe essere un viaggio sorpresa, potrebbe essere, ahimè, per qualcuno anche una rottura, vi dirò, ma lo sento veramente per pochi e ve lo dico solo perché c'è la torre, eh. In realtà altre carte così no, però potrebbe esserci qualche rottura di schemi, per dire. Ehm, o per qualcuno si tratta di una rottura della comunicazione, ma non sento che sia per qualche cosa di negativo. Sapete, quando si sta tentando di organizzare una sorpresa per qualcuno, si cerca di non sentire quel qualcuno per evitare di farsi scappare qualcosa, o almeno personalmente è così. Per cui diamo il beneficio del dubbio, ecco. Ehm, allora, l'energia devo dire che è bella attiva, la sento in movimento, la sento comunque in una fase, se volete, di rinascita, se volete di cambio, nascita, rinascita, nuovi obiettivi e un sacco di determinazione, devo dire. Allora ragazzi, se siete sì, se siete se vi conoscete da poco, se state iniziando questa frequentazione, devo dire che sento che state facendo un pochettino i preziosi, ma perché dall'altra parte non c'è una buona comunicazione. Non riesco a capire se è proprio la persona che è così, perché ho la sensazione che ci sia come poco mordente, mi viene da dire, tra i due. Ognuno dei due è come se stesse un pochettino sulle sue perché non sa bene come muoversi, non sa bene. Insomma, però vedo che alla fine sarete voi sviluppando quel famoso spirito di intraprendenza di cui vi parlavo, che andrete come il Cavaliere di Spade dritti verso il vostro obiettivo, vi butterete verso questa persona, insomma. Qui abbiamo anche un 5 di coppe e la carta della morte al contrario. Ho l'idea che il senso di queste due carte sia mm, potresti un domani poi pentirtene, quindi forse è meglio fare le azioni necessarie. Se siete in una relazione, diciamo che va avanti da un po', una conoscenza che va avanti da un po', ehm, anche qui ragazzi sinceramente le cose sono in fase di trasformazione, in fase di cambio, ma non, cioè, sento che sarete più voi che cambierete, di conseguenza cambierà anche il modo di relazionarvi con l'altra persona. Devo dire che potrebbe esserci questo viaggio, questo trasferimento, qualche tipo di risultato che arriva, dei nuovi obiettivi che si inseriscono. E comunque le carte terminano bene, eh. Cioè c'è questo cavaliere di spade che mi dice che ci sarà una forte determinazione. È anche una carta, tra l'altro,
che parla di tempi veloci, quindi se qui con l'appeso poteva esserci una sorta di stagnazione, sento che alla fine del periodo questa energia prende una certa velocità. Vi dirò che potrebbe essere tra fine giugno e inizio luglio, quel viaggio che per qualcuno è un viaggio sorpresa, potrebbe essere una degustazione anche, mi dicono, sorpresa. Nel caso siate in una relazione da un po' di tempo, ragazzi, sento che siete adesso dipende sempre dal caso specifico di ognuno, però per molti si tratta di mettere in campo quello che è il discorso bambini o per qualcuno è il discorso un nuovo progetto, un nuovo punto d'arrivo. Potrebbe essere proprio l'organizzare un viaggio insieme, l'organizzare uno spostamento o organizzare qualche tipo di avventura. Anche potrebbe essere semplicemente un corso in mezzo alla natura, mi fanno vedere la barca, quindi magari per qualcuno è un qualche cosa, diciamo, a contatto con l'acqua, con la pesca, non lo so, con le barche. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Fatemi poi sapere come vi risuona la lettura. Però qui c'è bisogno di mettere giù questo asso di denari, ragazzi. E è un po' come se vi dicessero tiratevi sulle maniche, siate indipendenti, siate intraprendenti. Desidera saggiamente. Usa i tuoi desideri, e qui anche, ragazzi, abbiamo la carta della stella, per manifestare quello che desidera il tuo cuore e fai dei passi pratici perché affinché i tuoi sogni diventino realtà. Sì, è fare il primo passo qua, dire la prima parola, iniziare quel certo discorso, insomma. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video, se avete piacere potete anche lasciare una piccola donazione e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento oppure potete direttamente abbonarvi al canale se avete bisogno di andare a vostro ritmo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!